Sono semiacustiche, sono economiche e sono pure belle. E se non vi fidate di me, fidatevi di me. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e finalmente sul canale è tornata Mira. E finalmente sul canale è tornata Simona. Ciao chitarristi. Oggi riprendiamo un format che qui vi piace tantissimo, ovvero quello delle chitarre economiche fatte bene. E visto quanto avete apprezzato la presenza di Simona negli altri video sul canale e me l'avete chiesta ogni singolo video per mesi, oggi finalmente è tornata a farci compagnia. Io vi dico che se volete altri episodi qui sul canale con anche Simona dovete lasciare like al video, iscrivervi al canale con la campanella e seguirci tutti e due su Instagram, perché sennò noi smettiamo di registrare anche subito. Se volete fare qualche chiacchiera in tempo reale mi trovate in live sulla piattaforma Viola, il link è qui sotto. Nel video di oggi siamo con due chitarre semiacustiche di casa Ibanez per provarle e metterle a confronto per capire se le chitarre semiacustiche economiche che ci sono hanno senso oppure no. Sì, perché le chitarre semiacustiche per loro natura spesso costano di più delle chitarre normali a parità di qualità. Così vediamo se in questo caso i torni contano. Le chitarre che abbiamo qui oggi ci sono state mandate dai ragazzi di Musical Store 2005 perché gli abbiamo detto: c'è il video sull'Estrato, c'è il video sulle Les Paul, facciamolo un video sulle semiacustiche. Loro, pur di farci stare zitti, ci hanno detto sì, va bene, e quindi eccoci qui con l'Ibanez AS53 e un Ibanez AS63. Direi di non perdere tempo e partire subito. Queste due chitarre sono molto diverse, ma comunque si capisce benissimo che sono praticamente la stessa identica chitarra. La struttura generale è la stessa, la forma è la stessa e cambia solo il colore, apparentemente. Parlando dell'Ibanez AS53 abbiamo un'estetica sicuramente più spartana e meno rifinita, ma senza dubbio è accattivante. Anche se risulta così un po' scarna, devo dire che è veramente gradevole. Poi questa finitura opaca che lascia a vista tutte le venature del legno con questo rosso che è veramente super elegante rende lo strumento semplice ma efficace. Diciamo che il colpo d'occhio, soprattutto con certe luci, è uno spettacolo. Parlando invece della AS63 abbiamo inevitabilmente uno strumento che si capisce benissimo essere un po' più precisino. A parte questo Seafoam Green che è un colore spettacolare, anche la presenza del battipenna aiuta a rendere questa chitarra ancora un pochino più perfettina. Il battipenna in questo caso ha una texture simil madreperla. La chitarra è accompagnata praticamente su tutti i bordi anche da un binding color crema che ci sta veramente bene. A differenza della chitarra di prima, ovvero questa rossa, quella verde ha anche il binding sulla paletta e sui fori che troviamo sul top della chitarra. Diciamo anche che di questi due strumenti comunque ne esistono diverse finiture con diversi colori e non solo questi qua, quindi di sicuro ce n'è per ogni gusto. Tra le due comunque a me personalmente a livello estetico piace tantissimo questa rossa. Per me questo Seafoam Green è stupendo. Tra l'altro sono anche andata a vedere gli altri colori della stessa serie e ci sono tutti questi colori pastellosi che mi fanno impazzire. No, ma scusa, ma pastelloso è tipo il vintaggoso dell'altra volta. Sì, diciamo anche che l'estetica comunque è una cosa super personale e quindi ci sta che a qualcuno di voi che state guardando questo video facciano schifo entrambe. Però non è che possiamo risolverli noi i vostri problemi. Comunque adesso ci facciamo un giro. Ok, ciao. Dai Ale, torna qui con le chitarre. Suoniamo un riff per uno e vi facciamo sentire molto bene le differenze sonore tra le due chitarre e poi comunque più avanti nel video le sentiremo ancora. Per fare i suoni che sentirete in questo video abbiamo usato dei pedali che ci ha mandato Boss. Praticamente gli abbiamo detto: io e Simona facciamo un altro video insieme, e loro subito hanno detto no, aspetta, e ce li hanno lanciati addosso tipo i sassi. Non fatelo a casa.
Seconda caratteristica, la suonabilità. In questo caso abbiamo due chitarre che sono economiche, perché stanno spesso entrambe sotto i 300 euro, ma questo comunque non è sinonimo di scarsa qualità come purtroppo pensano in molti. Controllate sempre dai link che trovate qui sotto in descrizione, sia per la disponibilità che per i prezzi che con il tempo cambiano. In questo caso tra le due comunque la 63 costa un po' di più della 53. A livello di suonabilità io personalmente ho trovato il manico della 63 un pochino più spesso e importante. Non che quello della 53 sia un manico tipo quello della Ibanez Spia di Steve Vai, super piatto, velocissimo, insomma, tipico manico da Ibanez. Ma su questa 63 trovo che il manico sia decisamente più corposo. Sì, in effetti il manico della 63 è leggermente più impegnativo. Poi io come semiacustica suono sempre la mia Gibson 335 del 68, che ha il manico molto più piccolo, e questo mi aiuta soprattutto per il fatto che io uso molto la tecnica di suonare la corda del mio basso con il pollice. Però devo dire che alla fine anche con la 63 sono riuscita a usare il pollice senza neanche troppa fatica. Confrontandola con le semiacustiche che ho avuto, una differenza che ho notato è la presenza di soli due potenziometri, uno del volume e uno del tono. Però devo dire che a me non è mai fregato tanto di tutte queste manopole, anzi, a volte meno ne hai meglio è. Sul canale a livello di semiacustiche l'unica chitarra che a me personalmente è passata per le mani fino ad ora è l'Harley Benton, ovvero quella del video di BB King, che se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra. Con quella chitarra mi ero trovato particolarmente bene, però mi piacerebbe fare anche un confronto con le 335 super serie, magari di casa Gibson. In questo caso Simona, come ci ha detto, ha una grande esperienza con quelle chitarre. Te pensa invece che quando andai in studio a registrare il mio singolo Beside Me, portai con me tipo 7 chitarre diverse e le provai tutte una ad una, e alla fine indovina cosa registrai tutto? Con la Les Paul. No! Ho usato la 335 sia per quelle clean che per quelle con il fuzz. Comunque ora torniamo a far parlare le chitarre. Come prima le proviamo in fila, così sentite molto bene le differenze, e fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel suono, quella poca differenza di prezzo che c'è tra i due strumenti, si sente? Terza e ultima caratteristica che prendiamo in considerazione per questo video è ovviamente il suono e le caratteristiche tecniche che danno come risultato il suono che sentiamo. Parlando della 53 abbiamo fondo e fascia in sapele, la tastiera è in noce con 22 tasti medium, i pick-up sono Infinity R e abbiamo il classico hardware cromato con il ponte Gibraltar Performer. Per la 63, che fa parte della linea hardcore, abbiamo il manico incollato e ignato, tavola, fondo e fascia in sapele e la tastiera in lauro. Anche qui ci sono i 22 tasti medium, i pick-up sono gli stessi di prima, ovvero i due Infinity R, che sono i pick-up ceramici. Il ponte è un Tune-O-Matic style RTST, ovvero un ponte stop tail che dà sustain e un buon mantenimento dell'intonazione. Quindi a livello tecnico possiamo dire che le chitarre sono praticamente uguali, i legni che girano, a parte qualche eccezione, sono gli stessi, i pick-up sono identici, cambia qualche cosa a livello hardware e basta. Diciamo comunque che sono caratteristiche che rendono questi strumenti adattabili a vari generi, quindi sono perfette per suonare sia rock che blues, jazz ad esempio. Tra l'altro, se stai iniziando a conoscere questi stili, dai un'occhiata al mio portale dei corsi, troverai di sicuro quello che fa per te. Ah, davvero? Sì, te li lascio qui sotto in descrizione, così va bene. Siamo a posto. Comunque ho trovato questi pick-up belli chiari e definiti, che come ho detto prima si possono adattare tranquillamente per qualsiasi genere musicale, appunto dal rock al jazz super morbido, oppure per dei suoni un pochino più brillanti, magari all'interno del pop. Sì, infatti ho provato a rifare il giro di accordi del mio singolo, che potremmo definire pop, e sono rimasta soddisfatta dal tono clean di queste chitarre, che rimane comunque bello chiaro e definito. Poi ho fatto la prova del fuzz con un riflettino un po' fazzoso e un jazz blues un po' funky, quindi alla fine posso dire che queste chitarre hanno tutto al posto giusto.
Sì, confermo. Infatti, io mi sono trovato bene a suonare un po' di tutto. Ancora, ci suono sempre un po' di tutto. Ci ho sparato il classico Still Got the Blues di Gary Moore e anche qualcosa di più rock in stile Foo Fighters, con quell'Angry Driver è uno spettacolo. Allora, è arrivato il momento in cui capiamo veramente se queste due chitarre, essendo di due fasce diverse ma vicine, sono realmente così diverse. Intanto abbiamo visto che a livello di caratteristiche tecniche pure le due chitarre sono identiche, quindi ci si aspetta un suono quantomeno simile. Ma abbiamo anche visto come, chitarra alla mano, i due strumenti risultino anche diversi per quanto riguarda la suonabilità. Riprendo l'esempio della 63, che ha un manico un pochino più importante rispetto alla 53. È vero che la 63 costa un po' di più, ma è anche vero che la 63 costa di più per dei motivi che sono ovviamente per lo più estetici. Ma comunque, anche se non influisce sul prezzo, dobbiamo considerare anche il fattore suonabilità. Su entrambe le chitarre i tasti sono posati bene e quindi il feeling può scattare tranquillamente. Ma con la differenza di manico che abbiamo visto, sicuramente non entrambe le chitarre vanno bene per tutti. Se ti piace la 53 a suonarla, non è detto che per forza ti troverai ugualmente bene con la 63. E questo è un po' il motivo per cui facciamo queste comparazioni, per scoprire che chitarre oggettivamente uguali in realtà nascondono delle differenze, che sono cose che si possono provare con mano solo se si ha la possibilità di provare questi strumenti. E questo è proprio l'obiettivo di questi video, farvi sentire come se voi foste qui insieme a noi, con la chitarra in mano, in un pomeriggio qualsiasi o in un qualsiasi negozio. E quindi qui c'è la domanda finale. Voi spendereste qualche soldo in più solo per delle finiture estetiche? Io sì. Io no, perché sono povero. Ditecelo qui sotto nei commenti, così sappiamo quali chitarre vi piacciono e stressiamo ancora di più gli amici di Musical Store 2005 che ormai non ci sopportano più. Io, anche se mi odiano, li ringrazio tantissimo e ringrazio anche i ragazzi di Roland che mi hanno mandato quei pedali Boss da provare. Se queste chitarre vi sono piaciute, dovete lasciare per forza un like e iscrivervi ai nostri canali e seguirci anche su Instagram. Su Instagram sono ancora più stupido. Sì, infatti ho visto. Vabbè, dai, alla fine se lo merita. Io ringrazio Simona per essere stata qui con noi anche in questo video e se volete rivederla sul canale sapete cosa fare. A Simona piacerà Les Paul.